Come accadeva un po' in tutta l'Europa dei lumi e fino a dopo la metà del XIX secolo, anche a Trieste lo scontro tra razionalismo e superstizione faceva oscillare violentemente il pendolo dell'obiettività. Molte scienze erano ben lungi dall'essere riconosciute e alcune mode si erano diffuse anche nei salotti più blasonati e nei gabinetti di fisica, in cui si parlava di magnetismo animale o di esoterismo egiziano. In questo contesto si andava diffondendo la moda dello spiritismo, che nata a metà dell'Ottocento negli Stati Uniti e diffusasi poi nel continente europeo, coinvolse personaggi di primo piano degli ambienti culturali letterari e finanche autentiche celebrità del mondo scientifico. Il legame tra spiritismo e massoneria è sempre stato forte, suffragato dal fatto che nel 1889 il secondo congresso degli spiritisti si tenne presso una sala del Grande Ordine d'Oriente della massoneria francese. A pensarci bene, fu una forma di intrattenimento come un altro, e anche i più increduli e insospettabili nutrirono un certo interesse per il mondo esoterico, se non altro per sbeffeggiarlo o poterne svelare gli inganni. Ad allungare le fila di questi curiosi troviamo anche Aaron Hector Schmitz, meglio noto come Italo Svevo, che inserì in uno dei suoi romanzi più celebri, La coscienza di Zeno, un riferimento ad una seduta spiritica. Ascoltando le parole della figlia Letizia Fonda Svevo, l'ispirazione potrebbe derivare dalla frequentazione, insieme a molti letterati e intellettuali, del salotto esclusivo della poetessa, artista e medium Nella Doria Cambon. In questo ambiente, ricco di stimoli e di fervore irredentista, Nella Doria Cambon formò il suo gusto e le sue incrollabili certezze. Il suo ruolo di animatrice culturale si concretizzò nella figura di immaginifica poetessa dal gusto decadente, ma soprattutto di spiritista, nota e apprezzata nei circoli ristretti dell'occulto. Ma il suo salotto non fu frequentato solo dai suoi contemporanei. Molti illustri invitati giungevano attraverso il tempo e lo spazio. Dante, Tolstoi, Socrate, ma il più preminente fu sicuramente Alessandro Manzoni, che nei verbali delle sedute veniva sempre definito come Papà Manzoni. Nella Doria Cambon aveva piena fiducia nella pratica esoterica e redigeva diligentemente verbali e registri delle sedute, che volevano costituire prova irrefutabile della sua pratica. Ad esempio, in uno di questi racconti, intitolato Il demone, la poetessa medium descrive una vicenda che la vede protagonista e vittima di un'entità malvagia e luciferina, quando era ancora alle prime armi. Redatto per fini didattici, servì come monito sui pericoli di tali pratiche per i neofiti. Italo Svevo, lungi dal possedere questa fede incrollabile, ma probabilmente spinto dalla sua classica vena ironica, dissacratoria e critica verso un certo tipo di spiritualità borghese, lasciò traccia di un piccolo testo autografo sulle pagine del registro degli invitati presso Casa Cambon, indirizzato alla padrona di casa. Secondo un ricercatore, si tratterebbe di un richiamo alla razionalità, mascherato da favoletta morale. Una casa molto frequentata, quindi, tra i cui ospiti si annoverò anche Sir Richard Barton, console di Sua Maestà Britannica a Trieste, esploratore, traduttore e orientalista, assiduo frequentatore del consolato francese, che in quegli anni era il punto di riferimento degli spiritisti cittadini. Nonostante il suo interesse dichiaratamente antropologico per lo spiritismo, è ironico che alla sua morte la moglie bruciò tutte le carte e i documenti del marito su richiesta del suo fantasma. Tra le carte andate irrimediabilmente perdute c'erano il suo diario e la traduzione de Il giardino profumato, manuale arabo di arte erotica, considerato pornografico per il tempo e probabilmente lesivo del buon nome della famiglia.